Avete presente che ogni tanto si sentono quelle storie di quelle persone che in seguito a qualche sfiga perdono tutto e si trovano sull'orlo del baratro, crisi nera, e poi succede qualcosa per cui la loro vita cambia e di colpo diventa tutto migliore di prima? Come si fa? Come molti di voi sapranno, 20 giorni fa ho avuto un incidente, nulla di grave, mi sono solo frantumato una clavicola e 5 costole, però questo incidente mi ha creato un gran casino. Ho perso un lavoro importantissimo, ho buttato via 6 mesi di preparazione atletica, ho compromesso i campionati che stanno per iniziare. Cioè, avrei avuto mille motivi per buttarmi giù e arrabbiarmi, ma questo incidente non mi ha scosso. Perché? Perché col tempo ho sviluppato un metodo mio con cui affrontare le sfighe e gli incidenti che capitano e girarli a proprio vantaggio. E nel video di oggi vorrei proprio raccontarvi questo metodo e questo mio approccio. Ogni volta che stiamo per fare qualcosa nella nostra vita, sia una carriera lavorativa di 40 anni o sia una semplice uscita a cena, tutti noi tendenzialmente ci facciamo un programma. Ad esempio per una cena diciamo ok, esco alle 20, arrivo alle 20:30, parcheggio, alle 20:45 sono al ristorante, mangio, alle 20:30 sono a casa. Ma magari poi capita qualcosa che ci scombussola i piani. Mentre vado al ristorante buco una gomma. E tutto il nostro bel programmino che ci siamo fatti, se ne va in fumo. Oppure per una carriera lavorativa magari volete fare il ristoratore. Il programma è: apro il mio ristorante, sputo sangue per 5 anni e lo faccio crescere, e al quinto anno ne apro un altro. Dopo altri 5 anni ne apro altri 5, così in 10 anni ho una catena di 8 ristoranti in tutta Italia. Sono stellato, vado in TV. Wow! Così iniziate e magari dopo 2 anni scoprite che avete aperto il ristorante in una zona del cavolo dove non ci va nessuno. O magari dopo 3 anni scoprite che non vi piace quel lavoro. Insomma, la vita di ogni persona sulla Terra è caratterizzata da un unico filo conduttore. Qualunque cosa programmate, state certi, matematico, al 100% che qualcosa andrà storto. È statistico, non ci si può far nulla. E la cosa brutta degli imprevisti è che se si chiamano imprevisti è perché non possono essere previsti. Accadono e basta. Il segreto, quindi, sta nell'affrontarli nel modo giusto e nello sfruttarli nel modo giusto. Come vedete, grandi attrezzature. Mi sono fatto la lavagna come Riccardo Dose. Con dei pennarelli trovati al brico che scrivono malissimo, ma cercheremo di farci capire. Il primo strumento utile è la consapevolezza, ovvero essere consapevoli che non sempre le sfighe hanno un effetto negativo a lungo termine, ma anzi nel lungo periodo di tempo possono addirittura avere un effetto positivo. Ho ideato questo mini grafico che ci dovrebbe rendere l'idea. Scrivono un cacchio sti pennarelli. Allora, nell'asse delle X abbiamo il tempo, la nostra vita, da quando nasciamo a quando... E nell'asse delle Y abbiamo la felicità. Possiamo dire che la vita di ognuno di noi è volta alla ricerca della felicità nel tempo. Quindi la nostra vita, idealmente, è qualcosa del genere. Qualcosa per cui più passa il tempo, più cerchiamo di essere felici. Nel corso della vita, però, possono capitare le sfighe, gli imprevisti. Avvenimenti brutti che a un certo punto della nostra vita ci tirano giù. Ed è proprio questo il focus del nostro video. Per farvi capire questo primo pezzo, prendiamo ad esempio una città. Ok? La città a un certo punto della storia nasce, ha un'espansione molto rapida, cresce, ha un boom. E a un certo punto il benessere della città si appiattisce. I palazzi, le infrastrutture, le tecnologie iniziano a essere vecchie, sentono il peso degli anni. Andrebbe preso tutto, stravolto tutto quanto e riammodernato. Però capite che è un lavoro immenso, un dispendio economico insostenibile. A un certo punto arriva un cataclisma naturale e la città viene rasa al suolo. Naturalmente il grafico del benessere, boom, crolla, un disastro. Ma si sa, l'essere umano ha la capacità di ricostruire sempre tutto. Quindi, passata la tempesta, pian piano ci si rimbocca le maniche e si ricomincia a costruire tutto quanto. Questa volta il tutto viene costruito con degli standard nuovi, più moderni, nuove tecnologie. E se noi guardiamo il grafico, ci rendiamo conto che ora si sta meglio di prima. E se non ci fosse stato questo cataclisma, magari la città sarebbe cresciuta così. Quindi oggi si sarebbe stato peggio di quanto non si stia adesso realmente. Ok, ora non si può dire che questo avvenimento sia positivo, perché città rasa al suolo, gente che ha perso tutto, una roba orribile. Quindi attenzione, il concetto non è che questo sia positivo, ma il punto cruciale di questa prima parte del video è che questo era imprevedibile. E che quello che è successo è successo. Noi non possiamo tornare indietro nel tempo con la bacchetta magica e cambiare tutto quanto. Quindi nessuno poteva farci nulla.
Quindi non si può guardare indietro perché non serve a niente, bisogna guardare in avanti. Quindi qualunque cosa succeda nella nostra vita, sia esso un incidente, sia una sciocchezza banale o sia il più grosso trauma della nostra vita, bisogna essere consapevoli di 4 cose. La prima è che alcuni eventi sono fuori dal nostro controllo. Non è colpa nostra se accadono. La seconda è che noi esseri umani non siamo perfetti ma possiamo sbagliare. Anzi, sbagliamo per tutta la vita, tutti quanti. Quindi alcuni eventi sono causati da noi, ma non possiamo farcene una colpa. E questo è un problema che arriva dall'educazione e dalla scuola. Pensate quante volte a scuola sbagliavamo qualcosa e anziché dirci hai sbagliato, capita, fanno esperienza, ci veniva detto sei sempre il solito, non studi mai, non ti impegni mai una volta che, è un continuo tartassarci di è colpa tua, senza farci realmente capire che l'errore è la cosa più umana e normale che c'è. Quindi se un evento brutto della nostra vita è stato causato da noi, pace, abbiamo sbagliato. Bisogna essere consapevoli che non si può tornare indietro e cambiare gli eventi, quel che è fatto è fatto. E infine bisogna essere consapevoli che qualunque evento brutto, a lungo termine, potrebbe portarci a stare meglio di quanto non stessimo prima. Se un disastro naturale così immenso può portare una città a star meglio di prima, figuriamoci una scemenza come qualche osso rotto. Ok, ora che siamo consapevoli di tutto ciò, vediamo come si fa. Per vedere come si fa prendiamo un esempio e come esempio ho preso il mio incidente di qualche settimana fa. Non si tratta di un evento banalissimo come una gomma bucata perché ho fatto 10 giorni di ricovero, 6 ossa rotte e una placca di titanio, ma non si tratta neanche di chissà quale cosa grave. Però semplicemente prendo come esempio il mio incidente per farvi vedere all'atto pratico come approccio questo genere di cose. Ora, questa è la mia vita, insomma alti e bassi. Arrivo qui, boom, incidente. Ora, nel momento in cui accade l'incidente, naturalmente c'è un trauma. Tutti noi ci sentiamo male. Non è che io appena spaccato dicevo, è bella, mi sono spaccato. No, soffrivo, stavo male. Quindi qui c'è trauma, dolore, sofferenza. Siamo esseri umani. Tutti noi abbiamo bisogno di tempo per metabolizzare l'accaduto. Quindi c'è un po' di tempo in cui ce ne stiamo da schifo. A questo punto, superata la rabbia e schiarite le idee, arriva il momento di reagire. E vi faccio vedere come. Disegniamo 2 insiemi. Le cose che non ho e le cose che ho. Ora, molte persone, quando subiscono un trauma, passano tutto il tempo a focalizzarsi su quello che non hanno più. Non ho più la casa, non ho più la macchina, non ho più il lavoro, non ho più una fidanzata, non ho più un braccio, non ho più le ossa sane. E nel mio caso di cose che non ho più, dopo questo incidente, un po' ce n'è. Non ho più forma, ho perso 6 mesi di allenamento, non ho più le ossa sane. Quando avrò 80 anni, probabilmente questa placca di titanio qui inizierà a rompermi i maroni, forse anche prima. Non ho più la tuta, l'hanno dovuta tagliare, ho buttato via 1.000 euro di tuta. Soldi, ho perso un sacco di soldi con questa roba. Medicine, benzina, autostrada, viaggi. Allenamento. Io in questo mese dovevo allenarmi per le prime gare. Non mi potrò allenare, arriverò alla prima gara che probabilmente non mi ricordo come si guida una moto. Lavoro. Questo incidente mi ha fatto perdere uno dei lavori più importanti dell'anno. Non entro nel dettaglio dell'importanza sia lavorativa sia economica di questo lavoro, vi dico solo che è un disastro. E la lista comunque è ancora lunga, Il punto fondamentale qual è? Di tutte queste cose qui, che cosa me ne faccio se non le ho più? Nulla. Io queste cose non ce le ho. Quindi focalizzarmi su quello che non ho non serve assolutamente a niente. L'unico effetto che ha il focalizzarsi su queste cose è che io per il resto della vita rimarrò qua. Quindi prendiamo le cose che non abbiamo e le buttiamo via, ce le dimentichiamo per sempre, perché tanto non le abbiamo. Ragazzi, non ho mai visto una lavagna che si cancella così male come questa. Devo ricomprarne un'altra. Guardate che schifo, cos'è sta roba? È impresentabile sto video. Niente ragazzi, per il prossimo video ne compro un'altra su Amazon. Tornando a noi, quindi facciamo la lista delle cose che abbiamo. Che cos'ho? Un male della Madonna. Ora, a che cosa porta il male? Porta a lamentarsi. E le lamentele che effetto hanno? Rompono le palle a chi ci sta intorno. Fanno allontanare da noi le persone. Chiaro, qui ho il diritto di lamentarmi i primi giorni perché ho un male esagerato, ma poi basta. Le lamentele ci mettono di malumore. Ok, quindi prendiamo il nostro male, dimentichiamoci delle lamentele e impariamo a sopportarlo. Se non ci riusciamo da soli, ci sono dei professionisti il cui compito è aiutarci. Ma il concetto qual è? Il concetto è che imparando a sopportare il male, noi ci tempriamo, diventiamo più forti. Se un domani ci ricapiterà un altro incidente, noi saremo allenati a sopportare il male e sentiremo meno male e lo sopporteremo molto meglio. Quindi che cos'è che ho alla fine di tutto questo? Più forza. Che cos'altro ho? Esperienza. Con questo incidente ho capito tante cose sulla guida in moto. Ho capito
cosa non bisogna fare in alcune situazioni. E questa esperienza nelle prossime gare mi aiuterà tanto. Ho un contenuto molto forte per il canale, ragazzi. Questi video che ho pubblicato mi hanno fatto esplodere il canale e l'hanno fatto crescere. Tempo libero. Ho un sacco di tempo libero che mi costringe a riposo forzato, stare sdraiato davanti alla TV, quindi posso guardare nuovi film, nuove serie, trovare ispirazione. Posso dedicare questo tempo che ho a casa a far crescere il canale Twitch, canale su cui voglio investire e voglio farlo crescere. Cicatrici, non sono più lo youtuber che sale sulla moto, fa 2 pieghe, ginocchia a terra. Mi sono spaccato per bene, quindi adesso non ci sta, lo scrivo qua sotto. Meno pressione. Io arriverò alla prima gara che sarò sfatto, non sarò allenato, avrò male. Quindi qualunque risultato farò andrà bene. Quindi non ho addosso la pressione, posso correre più tranquillo. Ok, una volta fatto l'inventario di tutte le cose che ho, e quindi io queste cose ce le ho in mano, quindi sono degli strumenti che posso usare per costruire il mio futuro. A questo punto qui, passato il trauma, con tutti questi strumenti che ho, rifaccio un nuovo programma. Il nuovo programma è riposo. Chi se ne frega se non pubblico 3 video a settimana per un mese. Nuovi stimoli. Facciamoci venire delle nuove idee. Nuovi contenuti. Pensiamo a contenuti mai fatti prima d'ora come questo video che state vedendo. Twitch. Approfittiamo di questo tempo a casa per far crescere il canale Twitch. E con tutto questo vediamo come va. Magari il 30 marzo farò la gara della vita e quindi starò meglio che prima dell'incidente. Oppure magari il 30 marzo salirò in macchina e non riesco neanche a fare un giro. Quindi starò ancora peggio che l'incidente. Purtroppo, come non posso cambiare il passato, non posso sapere il futuro. Quindi non ci è dato sapere cosa sarà del nostro futuro. Ma noi con questo metodo abbiamo gli strumenti per reagire a qualunque cosa ci succeda, uscirne e tornare su. Ricapitolando, questa è la nostra vita, a un certo punto succede un trauma, incidente. Momento negativo, stiamo male, soffriamo, analizziamo l'incidente, capiamo le cause, prendiamo questa analisi e facciamo esperienza. A questo punto facciamo la lista delle cose che non abbiamo e le buttiamo via. Facciamo la lista delle cose che abbiamo e le teniamo insieme all'esperienza. Con queste cose che abbiamo, che sono degli strumenti a tutti gli effetti, rifacciamo il programma del nostro futuro. Oh raga, io ci ho provato a cancellarla sta lavagna, ma si vede ancora tutto quello che ho scritto prima. Vabbè, questa lavagna ufficialmente è l'ultima volta che la vedete. Verrà buttata via insieme a questi pennarelli che fanno pena. Detto ciò, un'altra cosa che spesso faccio e che mi aiuta tantissimo è comportarmi come se quello che fosse appena successo in realtà fosse previsto e facesse parte del piano. Vi faccio un esempio. Prendiamo una storia di successo a caso, cioè se ne trovano migliaia, basta cercare su Google persone che hanno perso tutto e poi hanno fatto il grano. E ne ho trovato uno a caso, un tizio che si chiama Kent Clothier e che ha avuto una vita di successo. Il nostro caro Kent nasce in una famiglia che già stava bene, quindi parte già messo bene, e a 17 anni si unisce insieme al padre nell'attività di commercio, nel settore alimentare e creano un modello di business che gli fa fare un botto pazzesco. Cioè a 30 anni la loro azienda generava 2 miliardi di fatturato. Però a questo Kent non gli piacevano alcune cose della gestione. Quindi in questo bel punto in cui lui poteva godersi la sua vita, però non gli stava bene, litiga coi soci e se ne va. Nel giro di 18 mesi perde tutto quello che aveva e si ritrova con $5.000 in tasca. Cioè, passato da fatturare 2 miliardi ad avere $5.000 in tasca. Insomma, la faccio breve. A questo punto Kent non si perde d'animo, prende il modello di business che usavano negli alimentari, lo riporta in un altro settore che è quello immobiliare, crea la sua startup e arriva a guadagnare molti più soldi di quanti non ne guadagnasse prima. Il concetto fondamentale qual è? Che se voi prendete la sua storia e da oggi la guardate indietro, potete tranquillamente dire che il fatto di aver lasciato l'azienda di famiglia è stata la sua fortuna. Ma grazie, è facile. Sono tutti bravi a dirlo quando siamo qua. Le cose sono già successe, col senno di poi sei, ma basta guardare indietro e chiunque può dire che questo sia stata la chiave del suo successo. Il punto è che lui, quando si trovava qui, non poteva saperlo. Lui non poteva vedere il futuro. Quella scelta che lui ha fatto quando lui si trovava qui non gli sembrava mica tanto giusta, stava per finire per strada a chiedere l'elemosina. Se invece lui a questo punto avesse pensato, ok, io non lo so qual è il mio piano futuro, ma mi comporto come se questo crollo facesse parte del piano, come se fosse una caduta prevista in vista di un'ascesa,
lui qui si sarebbe sentito molto tranquillo. Avrebbe detto, pace, tanto era previsto, fa parte del piano, andiamo avanti. È quel qualcosa che alcuni possono chiamare religione, Dio, fede, destino. Col tempo tantissime persone gli hanno dato nomi diversi. Il concetto fondamentale è comportarsi come se le cose brutte che ci accadono fossero in realtà previste, facessero parte del piano. Quindi generalmente quando mi capita qualunque cosa negativa, buco una gomma, prendo una multa, si rompe qualcosa, mi spacco le ossa, mentalmente mi comporto come se fosse prevista. In questo modo non solo evito di incazzarmi inutilmente, ma automaticamente si attiva anche quel processo che avete visto prima, per cui faccio l'inventario delle cose che ho e vado avanti. La cosa fondamentale è questa: pensare che faccia parte del piano non vuol dire abbandonarsi al destino, perché se noi arriviamo qui e diciamo fa parte del piano, Dio, il destino, avrà in serbo qualcosa per me, e ci mettiamo lì ad aspettare che qualcosa accada, ce ne restiamo qua. Il destino, Dio, fede, chiamatelo come volete, non fa le cose al posto nostro. Siamo noi che dobbiamo prendere la nostra vita in mano, fare la lista delle cose che abbiamo e rimboccarci le maniche per ritornare qua su. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e che in qualche modo vi possa essere utile. Con questo video ho semplicemente voluto trasmettere quello che è il mio umile approccio alle cose brutte che mi capitano nella vita, nella speranza che possa essere d'aiuto per qualcuno. E l'idea di questo video mi è nata dal fatto che, in seguito a questo incidente, vedevo tantissime persone intorno a me disperate. Oh mio Dio, adesso come farai? E hai perso quel lavoro, e le gare, e l'allenamento. E io dicevo, boh, vediamo. Mi metto lì, faccio la lista delle cose che ho e andiamo avanti. Cioè, paradossalmente ero io che dovevo rassicurare gli altri. Cioè, anziché gli altri che rassicurassero me. E allora questa cosa singolare che ho notato intorno a me mi ha fatto venire l'idea di questo video. La cosa comunque fondamentale è che per andare avanti e per ricostruire il proprio futuro bisogna avere un obiettivo. Se noi non abbiamo un obiettivo chiaro, non sappiamo dove andare e non riusciremo a ricostruire il nostro programma. E un altro video che vorrei fare su questo genere è come raggiungere un obiettivo per chi ce l'ha, mentre per chi non ce l'ha è come trovare un obiettivo nella propria vita. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, se vi interessa questo argomento, se volete approfondire l'argomento obiettivo che vi ho appena lanciato. E grazie, come sempre, per aver visto questo video, per tutto il supporto che mi avete dato in questi giorni dopo l'incidente. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi per vedere i prossimi video. Bye bye!